il primo premium live event dell'anno, nonché lo step iniziale per la Road to WrestleMania, inizia con Stephanie McMahon che ci dà il benvenuto alla Royal Rumble 2025 ed il primo match è il Royal Rumble match femminile che vede come prime due partecipanti Io Sky e Liv Morgan. Allora partiamo prima dalle entrate da NXT, cioè Stephanie McMahon, Lash Legend, Jada Parker, la campionessa Giulia e poi Roxanne fucking Perez, ma ne parlo dopo di lei. Passiamo ora ai ritorni. Charlotte Flair, vabbè si sapeva già, però è comunque un ritorno. Trish Stratus e con il numero 30 Nikki Bella e poi finalmente Alexa Bliss. E ora passiamo con i debutti, cioè uno solo, quello tanto atteso di Jordynne Grace. Carino il momento in cui Piper Niven per sbaglio ha eliminato Chelsea Green. Madonna, la faccia di Chelsea mi ha fatto morire. Da menzionare anche due spot che non so se mi è piaciuto o mi ha fatto schifo, dove 7 donne erano sull'apron e Nia Jax ne ha eliminati 5, cioè Bianca Belair, Raquel Rodriguez, Io Sky, Stephanie McMahon e Naomi, mentre Roxanne Perez e Liv Morgan sono rimaste ancorate all'apron, ma poi Liv è stata eliminata un secondo dopo sempre dalla Jax. È fantastico lo spot NXT contro main roster, dove il passato e presente è stato affrontato dal futuro, dove abbiamo visto una mezza rissa tra Roxanne Perez, Giulia e Stephanie McMahon contro Charlotte, Bayley e Bianca Belair. E ora parliamo delle prestazioni. Io Sky, Liv Morgan e Roxanne Perez, porca puttana, sono state tutte e tre più di un'ora su quel ring e Roxanne Perez è stata per un'ora e 8 minuti, realizzando così il record per la permanenza maggiore nella storia del Royal Rumble match femminile. Wow, io veramente credevo nella sua vittoria, è stato un peccato. E comunque dopo un bellissimo Royal Rumble match, le ultime tre rimaste sono state Charlotte Flair, Nia Jax e Roxanne Perez, e a vincere questa Royal Rumble 2025 ad andare nel main event di WrestleMania è stata, come ho pronosticato, la rientrante Charlotte Flair. Per quanto avessi voluto la vittoria di Roxanne, comunque far vincere Charlotte è tuttavia una bella scelta e ci sta. E dopo abbiamo avuto il 2 out of 3 falls match valido per i titoli di coppia tra gli sfidanti Motor City Machine Guns e i campioni i DIY, match durato quasi 20 minuti ed è stato incredibile. Vabbè, non potevamo avere altro da questi qui. E il primo punto l'hanno fatto i DIY grazie al fatto che Tommaso Ciampa non ha dato il cambio a Johnny Gargano, ma Alex Shelley, non accorgendosene, ha subito il primo schienamento. E il secondo punto l'hanno stavolta segnato i Motor City Machine Guns dopo la loro Skull and Bones, pareggiando i conti. E il terzo punto invece che consegna la vittoria è stato segnato dai DIY dopo che sono intervenuti gli Street Profits e Angelo Dawkins ha colpito Alex Shelley con una stampella, mentre quest'ultimo era pronto alla Skull and Bones finale e mentre Montez Ford distraeva l'arbitro. Così i DIY hanno connesso la Meeting in the Middle prendendosi la vittoria e mantenendo i titoli, ma dopo il match anche i campioni sono state vittime della stampella e gli Street Profits hanno alzato i titoli al cielo. Beh ragazzi, ci stiamo preparando al ladder match per WrestleMania e parlando di ladder match passiamo proprio a quello valido per il titolo WWE tra lo sfidante Kevin Owens e il campione Cody Rhodes. Più che un match è stata una carneficina. Wow, ma quanti spot, quanta emozione e quanta violenza. Eppure non hanno usato nulla oltre che le scale. Non so davvero dove iniziare. Back body drop sugli spigoli della scala, Fisherman Buster sulla scala che non si è spezzata e Rhodes ha fatto un selling della Madonna rimbalzando dalla scala alle corde. Sami Zayn che è arrivata a sincerarsi delle condizioni di entrambi e veramente per un momento ho pensato che facesse la cosa giusta, cioè far vincere Owens, ma purtroppo non è stato così e l'American Nightmare, preso dal demonio, ha aperto a metà la testa del prize fighter dicendogli più volte: questo è quello che volevi ed ecco ciò che ti meriti. Wow. E dopo che Owens ha provato a connettere il package pile driver sul tavolo dei commentatori, ecco che Rhodes gli ha fatto un Alabama Slam sulla scala posizionata a ponte, facendola spezzare a metà, riuscendo poi a salire sulla scala e prendere entrambi i titoli, alzandoli poi al cielo. Ma che match è stato! Altro che quei match pieni di capriole e salti. Ecco come si fa il professional wrestling. E ora siamo arrivati al main event, il Royal Rumble match maschile. E i primi due ad entrare sono stati Rey Mysterio e Pentagon Jr. Dopo che Akira Tozawa stava facendo la sua entrata, è stato attaccato da Carmelo Ace, che era stato appena eliminato, e quindi Triple H l'ha rimpiazzato con Ice Speed, che prima ha aiutato Bron Breaker ad eliminare Otis e poi si è beccato una super mega spear da Breaker ed è stato lanciato sul tavolo da Otis. Madonna, poverino. È stata probabilmente la rissa reale con lo star power più
alto di sempre. C'è stato solo un ritorno che alla fine non è manco un vero e proprio ritorno, perché si sapeva che più o meno sarebbe ritornato alla Rumble. Nessun debutto, se non in un certo caso, ma alla fine non è assolutamente un debutto, ma ne parliamo tra poco. E nessuna leggenda a caso, che da una parte sono più che contento, stavolta li hanno lasciati tra il pubblico. Il debutto, che poi alla fine non lo è quello del numero 15, dove è entrato il campione del mondo della TNA, Joe Hendry, che si è presentato con il titolo. Poi finalmente è ritornato anche AJ Styles, ed è tornato con la vecchia team song. Vabbè, chi mi segue sa bene cosa provo per Styles, quindi già sapete cosa ho potuto provare. Come spot possiamo invece parlare dei faccia a faccia di Bron Breakker, prima con Jacob Fatu, poi con Roman Reigns, dove quest'ultimo addirittura è stato vittima di una spear, ma poi qualche secondo dopo l'ha eliminato. Prima o poi questi due dovranno affrontarsi. Poi l'altro faccia a faccia tra Jacob e Roman, che pure ha stuzzicato parecchio, e con il numero 24, 25 e 26 sono entrati rispettivamente John Cena, CM Punk e Seth Rollins, ed è partita una mega rissa da pelle d'oca. Parlando delle eliminazioni, poi possiamo dire che Braun Strowman si è ripreso una mezza rivincita eliminando Jacob Fatu, e poi CM Punk elimina Roman Reigns e Seth Rollins, ma il Chicago Mate è stato poi a sue volte eliminato da Logan Paul. E fuori dal ring Rollins prima ha connesso un curb stomp su Reigns, poi ha attaccato Punk per poi rifilare un altro curb stomp sui gradoni sempre su Roman Reigns. Ecco che è arrivato il famigerato Turnil. E poi, contro tutti i pronostici, ha vinto Jey Uso eliminando John Cena. Ma scusatemi, che cazzo di senso ha? È stato appena battuto da Gunther Pulito e una settimana dopo gli fate vincere la Royal Rumble. Ma che cazzata incredibile! Roma, se non la più grande Royal Rumble di sempre, soltanto per i nomi, è stata quella con il vincitore più merdoso e senza senso di sempre. Alberto Del Rio nel 2011 aveva più senso di lui. Cioè, ha perso settimana scorsa Pulito per il titolo e ora ha vinto la Royal Rumble. Ma quante storie potevo raccontare facendola vincere semplicemente a chiunque, come Zayn. Invece lui, cioè, settimana scorsa ha perso. Cioè, ma almeno il match di Saturday Night's Main Event non lo facevate, almeno aveva senso farlo vincere a lui. Cioè, che cazzo è successo? Io non... Cioè, certamente è bellissimo avere una cosa inaspettata come la vittoria di Jey Uso, ma non facevi il match a Saturday Night's Main Event facendolo perdere Pulito contro Gunther. Vabbè, comunque con le immagini di Jey Uso che festeggia la vittoria della Royal Rumble si conclude questo primo premium live event del 2025. Fatemi sapere qui nei commenti come vi è parso e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!